Certo che è stato un grande shock, non solo il coronavirus, ma anche tutti i cambiamenti che sono successi nelle ultime settimane, le notizie, le proteste, ed è tutto vero, sta succedendo. Ma d'altronde non poteva non succedere. Nel giro di un anno le nostre vite sono cambiate. Devo dire che mi sento abbastanza fortunato. Io nell'isolamento ci sono già da 30 anni. Sì, perché in un modo o nell'altro, da quando compii 10 anni, fui gradualmente isolato dal mondo. Se è la prima volta che leggi un mio articolo, non sto qui a raccontarti tutta l'Odissea. Ho solo avuto a che fare con un branco di truffatori che hanno cercato di impormi un qualcosa che non volevo, facendomi poi terra bruciata intorno quando ho espresso il mio dissenso verso le loro intenzioni. In ogni caso, la mia risposta è sempre stata no grazie. Prendo la mia strada. Se ti interessa, sto scrivendo un piccolo manoscritto su cosa è successo e come sono arrivato ad oggi, ma ne riparliamo. Adesso sono concentrato su ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni. L'anno che è appena passato è stato anche un anno pieno di riflessioni, un anno dove ho gradualmente ritrovato me stesso, la mia personalità, la grinta, la musica, la voglia di trasmettere e la missione di cercare e trovare le eterne verità. Sono tornato a scrivere e questa rubrica l'ho voluto apposta. Uno spazio dove mi tolgo la polvere di dosso e scrivo le mie sensazioni condividendole con voi. Forse ci voleva un anno di ripulitura interiore, un periodo che mi permettesse di digerire tutto quanto. Oggi, alla soglia dei 40, mi ritrovo più maturo. Mi guardo allo specchio e vedo una persona diversa, con gli inesorabili segni del tempo che ti solcano il viso. E come dice Bon Jovi in Just Older, lo so, ma il rock ha il suo fascino. You can't win until you're not afraid to lose. I look in the mirror, it's just like me, it's broken in. This skin I am in, it's alright with me. Like a favorite pair of torn blue jeans, it's not old, just older. Tradotta suonerebbe più o meno così. Non puoi vincere finché non hai paura di perdere. Mi guardo allo specchio ed è proprio come me, è rotto dentro. Questa pelle in cui mi trovo va bene con me, come un paio di blue jeans preferiti strappati, non è vecchio, solo più invecchiato. Ti accorgi che il tuo sorriso non è più quello di qualche anno fa, ma quando incroci lo sguardo che ti ha portato a prendere quella decisione che ti ha cambiato la vita, non puoi arrenderti sol perché si sono manifestati degli ostacoli. Consapevole che quello era soltanto un assaggio, desideri usare il tempo che ti rimane per lasciare un qualcosa per cui valga la pena essere ricordati. Niente è più come prima e mai più lo sarà. Il cambiamento è avvenuto repentino dalla sera alla mattina, però devo dire che è stato puntualissimo e qui un po' me la rido. Ma sì, perché c'è gente che aspetta una distruzione del mondo da secoli. Perché, mi chiedo, perché si deve per forza arrivare a distruggere? Questo cambiamento invece è avvenuto sotto i nostri occhi e mentre ci chiedevamo quando sarebbe finito, non ci si rendeva conto che era appena iniziato. Ma tutto questo era prevedibile, se solo si fosse prestata un po' più di attenzione. Già, solo un po' di più. Comunque ormai è tardi per versare lacrime su ciò che è passato. Dobbiamo pensare a come affrontare questa situazione. Siamo entrati in una nuova era, questo è sicuro. Il cambio è sotto gli occhi di tutti. Ma il cambio di cosa? Delle gerarchie. Ossia, entrati nell'era dell'acquario, è finita l'era della pesca smodata e siamo in piena selezione. Ma non voglio svelare troppo. Ho scritto ciò che penso in Misteri della Fede volume 1, che è prossimo all'uscita. Finalmente. Il punto è la mancanza di conoscenza su cui l'ancora attuale ma antica gerarchia ha fondato il proprio dominio delle masse. Lo human, infatti, è pur sempre un animal ed esattamente come gli animali deve imparare a fidarsi di ciò che lo circonda. Se gli viene impedito di sapere e allo stesso tempo gli viene inculcato che Dio accetta solo gli umili e che solo gli uomini di Dio devono occuparsi di certe cose, lui ci crede. Perché c'è nato in quella cultura. Ma adesso i bambini nascono nella conoscenza delle cose. Le nuove generazioni hanno tutte le informazioni a portata di mano rispetto a qualche decennio fa. Effettivamente questa globalizzazione digitalizzata ha mandato in frantumi una diga
riversando un'ondata di informazioni che solo fino a qualche decennio fa erano difficilmente accessibili. Queste informazioni serviranno soltanto a decifrare chi tra la massa dei popoli risulterà idoneo per costruire il vero nuovo mondo. Purtroppo però le vecchie abitudini corrosive e corruttive del sistema finanziario hanno ancora la meglio sul buonsenso e spesso basta un niente per essere traditi. Perfino il più grande insegnante riconosciuto, Yeshua, circa 2000 anni fa, ebbe la stessa sorte. Per cui è bene essere consapevoli che chi vuol portare la sua vera croce può essere oggetto di odio, disprezzo e tradimenti, ma alla fine saranno quei giusti che possederanno la terra. Il diavolo è ciò che divide. Per questo quando ho visto che Piega prendeva l'organizzazione truffaldina in cui mi ci avevano trascinato in merito a coloro che avevano scoperto gli inganni propagandati da quest'ultima, ho preso la decisione di diventarne consapevole e scoprire come, soprattutto perché, un'organizzazione che si professava portavoce di Dio potesse trattare gli esseri umani in maniera così vile, imponendo di fatto l'isolamento e l'agonia. No, c'era qualcosa che non andava e difatti, con la consapevolezza di come stavano le cose e soprattutto con l'accettazione di esse, comprendevo sempre più cosa volesse dire prendere la croce di continuo, o palo di tortura, e seguire l'esempio di chi aveva pronunciato quelle parole. Questo Gesù, chiunque egli fosse, sfamava e guariva la gente, non la isolava. Perciò, se il diavolo è colui che divide, io sicuramente non voglio essergli complice. Fatto sta che questi regni che oggi governano non sono nostri. C'è sempre una gerarchia e coloro che ne sono a capo si trovano a gestire miliardi di persone di vario livello, affidando questa gestione a corporations e governi vari. Fortunatamente per noi la piramide non è una sola, ma bensì sono due. Il fatto che gran parte degli esseri umani siano stati prima acquistati e poi inseriti in piccoli contenitori chiamate nazioni, religioni, etnie e via dicendo, questo non vuol dire che in mezzo a loro non possono esistere coloro che invece sognano un mondo diverso. Ci sono sempre stati e continueranno ad esserci, ed ognuno di essi contribuisce alla vera consapevolezza umana, proprio come dovrebbero fare le religioni, che negli ultimi millenni hanno però ceduto alle avance dell'ebbrezza del potere divino. Niente è più come prima, e mai più lo sarà? Ora tocca a noi. Dipende da noi, solo da noi. Ma ti prometto che ne riparleremo presto. Ho deciso infatti di ritornare a trasmettere in live streaming come piace a me, per continuare ad ascoltare le voci di tutti voi e mandarle in diretta. Ma ci sono tante cose che si stanno costruendo e sempre più persone iniziano a provare il desiderio di dire la loro. Io ci sono. Nel frattempo andrò avanti per gli obiettivi che mi sono prefissato e che voglio mantenere.